La farfalla monarca, riconoscibile per il suo caratteristico colore nero e arancione, è nota per le sue incredibili migrazioni di massa. Il viaggio comincia all'inizio della primavera, quando dai bozzoli esce la prima generazione di farfalle. Si vola verso luoghi distanti, brevi tappe vicine o lunghi tragitti. I fiori nutrono e, nella giusta posizione, tra maggio e giugno, da un nuovo bozzolo nasce la seconda generazione. E questo è parte del ciclo della vita. Finisce la primavera ed è un bene per chi si trova in buone posizioni, mentre ci lasciano le prime generazioni. In estate si prosegue nel lungo viaggio che ci porta sempre più lontano. Nuovi luoghi e necessità perché tra luglio e agosto la terza generazione possa prosperare. Verso l'autunno, dopo che i nuovi obiettivi sono superati, ci lasciano anche le seconde generazioni, per cui il viaggio è definitivamente finito. Con settembre e poi l'autunno è la volta della quarta, quella che vivrà più a lungo di tutte, perché la maggior parte delle farfalle vive per qualche settimana, al massimo 2 mesi. Ma quando nasce la quarta generazione, questa risulta essere adatta a sopravvivere più di tutte le altre. Il tempo di tornare a casa. Sembra infatti che grazie al loro patrimonio genetico, le nuove generazioni di farfalle riescano a ricordare e riconoscere l'albero scelto dai loro antenati l'anno precedente, dove torneranno quindi alla fine del loro lungo viaggio. La farfalla monarca è uno degli esempi più emblematici della capacità di adattamento nel mondo naturale ed è nota per le sue incredibili migrazioni. È da qui che parte l'idea di Elizabeth Hargrave, autrice già molto conosciuta per il gioco Wingspan, che si concentra su questa affascinante tipologia di insetto e con un sistema di gioco tutto sommato semplice ci immerge in un mondo affascinante. Per fare i punti necessari a vincere non ci si concentra sulla sopravvivenza delle farfalle, non sarebbe possibile a causa delle rigide regole della natura, perfettamente rappresentate, quanto ad una serie di obiettivi che invece riguardano l'evoluzione della specie e la sua capacità di coprire lunghe distanze. I fiori sono il nutrimento necessario alla crescita e solo grazie ad essi si possono fare nascere le nuove generazioni. Le carte determinano i movimenti che possono essere gestiti e distribuiti tra le farfalle del nostro colore. Infine, la posizione sul tabellone rispetto ad alcuni momenti della partita è il terzo elemento fondamentale per la realizzazione dei punti. Con un regolamento ottimamente organizzato e chiaro ci vorrà davvero poco per cominciare a giocare la prima partita. È ben presente la sensazione evolutiva delle farfalle e la gestione delle nascite è una parte importante da tenere presente. Infatti, come vediamo nel video, alla fine della primavera e dell'estate, le prime e le seconde generazioni concluderanno il loro ciclo vitale. Sarà quindi importante che la loro breve vita sia più utile possibile al proseguire della specie. È poi interessante il fatto che vi siano tanti e differenti modi per fare punti e che non necessariamente il ritorno a casa sia fondamentale per vincere. Credo che il gioco con le dovute attenzioni possa essere consigliato ad ogni tipo di giocatore, che troverà in ogni partita diversi stimoli e soddisfazioni. Grazie a tutti per avermi seguito. A presto!